In questo video vi faccio vedere le cose più belle da fare a Torino in un giorno. La città è bellissima e non si può visitare in un giorno, ma se avete poco tempo a disposizione, questo è quello che vi consiglio di fare. Ci sono tanti musei bellissimi e da non perdere, come il Museo Egizio, il Museo del Cinema, i musei reali, per quelli vi consiglio altri giorni. Tutti questi luoghi sono visitabili in un singolo giorno a piedi. Io ho preferito parcheggiare la macchina e poi proseguire a piedi, ma potete anche fare il giro partendo dalla stazione ferroviaria, essendo anche questa in zona centrale. Iniziamo il giro dalla Porta Palatina. È una delle porte romane di accesso alla città meglio conservate al mondo. Il nome in latino era Porta Principalis Dextera ed era la porta settentrionale per accedere alla Iulia Augusta Taurinorum, il nome romano per la città di Torino. Il nome originario di questa porta è Porta Doranea, molto probabilmente dovuto alla vicinanza con fiume Dora Riparia. È un esempio di tipica porta ad cavedium, ovvero una struttura a doppia porta con statio e un cortile quadrangolare sul lato interno. Siccome sono arrivato di mattina a Torino, è anche ora di fare colazione. C'è un caffè molto particolare dove prendere una bevanda molto particolare chiamata Bicerin. È un caffè che si trova in Piazza della Consolata. Come è facile intuire, il nome Bicerin vuol dire bicchierino, in dialetto torinese. Ovviamente si può degustare in altri locali a Torino e in Piemonte, ma qui è nata la ricetta originale, diretta evoluzione della settecentesca Bavareissa. È una bevanda molto antica che risale al XVIII secolo e apprezzata da vari personaggi famosi come Camillo Benso conte di Cavour, Umberto Eco e Pablo Picasso. È composto da 3 strati di caffè, cioccolata fusa o in pezzettini che si sciolgono a contatto con il calore e fior di latte e si serve in alti bicchieri o calici di vetro. Il prezzo non è economico, ma ne vale veramente la pena. Mi raccomando, non mescolatelo quando vi arriva, ma bevetelo così come è. Io ho scelto anche di gustarlo con dei biscotti, veramente buoni e adatti alla bevanda. Un luogo molto particolare di Torino è il dito mignolo di Cristoforo Colombo che si trova in Piazza Castello. È un altorilievo di bronzo che risale al 1923. Una tradizione locale tra i torinesi dice che strofinare il mignolo porti fortuna e si può vedere bene visto che il dito è consumato. Io l'ho strofinato, vedremo se funziona. Sempre vicino a Piazza Castello si trova la Galleria Subalpina, un modello ottocentesco di area commerciale urbana ispirata ai tipici passage parigini e destinata allo svago borghese, progettata da Pietro Carrera ed inaugurata il 30 dicembre 1874. Prende il nome dalla Banca dell'Industria Subalpina che si assunse l'onere della costruzione. All'interno c'è il famoso caffè Baratti, storico punto di ritrovo, dove potete acquistare i famosi gianduiotti. In questa galleria sono state girate anche alcune scene del film Quattro mosche di velluto grigio di Dario Argento. Un'altra galleria molto bella è la Galleria San Federico, inaugurata nel 1933. È un classico esempio di edificio cielo-terra in stile eclettico, presente nelle maggiori città italiane ed europee. È costituito da una forma a T, in modo da permettere l'accesso a 3 strade differenti ed è organizzato su più piani sia superiori, dove si trovano uffici, sia sotterranei, dove sono presenti dei parcheggi. In questa galleria sono state girate alcune scene del film Profondo Rosso, sempre di Dario Argento. È presente anche il Cinema Rex, progettato dall'architetto Eugenio Corte e dall'ingegner Giovanni Canova, venne inaugurato il 31 marzo 1934. Ha cambiato più volte nome. Durante il fascismo venne chiamato Dux e adesso si chiama Lux. È un cinema tuttora funzionante con 3 sale. Non lontano dalla galleria si trova il Caffè San Carlo.
È uno dei più antichi di Torino, risale al 1837. Si nota subito lo stile sfarzoso con il lampadario e gli specchi. Il caffè, diventato un salotto intellettuale di riformisti durante l'epoca risorgimentale, era frequentato tra gli altri da Cavour, d'Azeglio e Alessandro Dumas padre, ma anche intellettuali e politici, Giovanni Giolitti e Luigi Einaudi. Se siete nella piazza, non dimenticatevi di calpestare gli attributi del toro di bronzo che si trova sotto i portici della piazza proprio davanti al Caffè Torino, uno dei locali storici. Ho aspettato un po' per vedere se qualcuno girasse il tallone sugli attributi del toro, ma poi ho scoperto che i torinesi lo fanno in modo molto discreto. Quindi, vedendomi effettuare riprese, probabilmente avranno desistito. Molto bello anche il Caffè Torino, un altro locale storico e raffinato aperto sin dal 1903. Facciamo un tuffo della Torino esoterica. Non lontano da Piazza San Carlo si trova il Portone del Diavolo. Il portone fu scolpito nel 1675, ma quello che colpisce di più è il batacchio centrale dove si vede il diavolo che guarda i visitatori che bussano alla porta. Il batacchio che si prende in mano è composto da 2 serpenti le cui teste si uniscono nel punto centrale. Ci sono varie leggende sul portone. Una di queste è che nel 1600 questa era della fabbrica dei tarocchi. La carta dei tarocchi, che è associata al diavolo, è il 15, che era a quei tempi il numero civico del palazzo. Oltretutto adesso, in questa via, passa l'autobus numero 15. Un altro luogo un po' misterioso sono gli occhi del diavolo. In via Lascaris si trovano queste feritoie molto particolari. Sono punti di sfiato e di illuminazione per i locali sotterranei. Ma come mai hanno questa forma così particolare? Sembrano veramente degli occhi del diavolo. Vediamo adesso uno dei palazzi più particolari di Torino per la sua forma veramente unica. Visto da questa angolazione sembra un comunissimo palazzo, forse un po' stretto, ma se si cambia angolazione tutto cambia e si vede che è veramente stretto da un lato. Era una scommessa dell'ingegnere Alessandro Antonelli, che aveva a disposizione solo uno spazio molto ristretto per costruire una casa. Non essendo riuscito ad acquistare il terreno adiacente, decise comunque di costruire una casa facendo una scommessa. La casa venne costruita nel 1840 e nel 1881 venne anche innalzata, rendendola dalla forma veramente particolare. Il suo vero nome è Palazzo Scaccabarozzi, dal nome della moglie di Antonelli che lo acquistò nel 1899. Si trova a pochi passi dalla mole antonelliana costruita sempre dallo stesso Antonelli. Anche se non si può entrare, il palazzo è regolarmente abitato ed arredato. Vicino a questo palazzo si trova la mole antonelliana, costruita sempre da Alessandro Antonelli, ed è il simbolo di Torino. Per molti anni è stato il palazzo più alto di Torino e d'Italia. Al suo interno si trova il Museo del Cinema. Purtroppo non sono riuscito ad entrare perché non avevo fatto i biglietti e serve necessariamente la prenotazione, ma ci andrò sicuramente la prossima volta. Dall'alto si vede il panorama di Torino.
giro di un giorno di Torino si conclude con il punto più panoramico della città, ovvero il Monte dei Cappuccini, da dove potrete vedere un panorama mozzafiato della città e anche delle Alpi quando l'aria è limpida. Un punto ideale per fare foto al tramonto e notturne della città. Tutte le informazioni sui luoghi del video le trovi in descrizione.